Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di luglio 2024. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dello Scorpione. Periodo di osservazione, mi verrebbe da dire. Quando c'è la carta della sacerdotessa si parla sempre di qualcuno che riesce a vedere le cose al di là del giusto o sbagliato, con obiettività, mi viene quasi da dire. È la carta che parla del vedere oltre il velo. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo e del secondo semestre del 2024, ce ne sono 4 per ogni semestre, e sempre in descrizione c'è anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere, amici dello Scorpione, qual è l'energia principale, come si muove nei prossimi 15 giorni, nella seconda metà di luglio. Abbiamo la stella, l'imperatrice, quattro di coppe, il giudizio, quattro di pentacoli, cinque di pentacoli e 10 di coppe. Partiamo dalla stella. Qui potrebbe trattarsi... Ah, scusate ragazzi, adesso io vi dico qual è l'andamento energetico più importante, poi andrò a fare come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura alla vostra realtà. Tenete presente che essendo generica può riguardare il lavoro, la famiglia, le relazioni di coppia. Io farò un po' degli esempi giusto per aiutarvi. L'ultima cosa, per tutto il mese di luglio, se mi seguite da un po' sapete che è da marzo che ho chiuso le sessioni private per questioni personali, e a luglio riapro. Farò poi un video dove spiego meglio tutte le novità, diciamo, di luglio, però ehm, per tutto il mese ci sarà in promozione la lettura semestrale, quindi da luglio a dicembre è una previsione generale. Se ne volete sapere di più mi potete contattare via mail. Allora, partiamo dalla carta della stella. Nuovi obiettivi, nuove idee. Se queste idee o questi obiettivi fossero già stati fissati magari nella prima parte di luglio, devo dire che nella terza settimana c'è come una sorta di espansione di questi obiettivi. Qualcuno sento che ho come l'idea che qualcuno vorrebbe una seconda possibilità. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dalla stella. Abbiamo la sacerdotessa, il mondo e il matto. Wow, 3 arcani maggiori. Carta di compimento e carta di nuovi inizi. C'è come la voglia di ricominciare. Questo nuovo obiettivo potrebbe essere una nuova avventura, potrebbe essere un viaggio per qualcuno, vi dirò. Andiamo a vedere l'imperatrice.
abbiamo la morte, e il Papa. Guardate ragazzi, se dovesse riguardare un progetto di lavoro, vi dico che qui tutto quello che riguarda il rigenerare le fonti alternative di energia, il riciclaggio, il trovare un mezzo per dare una nuova vita a tutto quello che sono i prodotti fisici terreni, ho come la sensazione che abbia una marcia in più. Adesso questo risuonerà per pochi, però sentivo di doverlo dire. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un fante di bastoni e un 3 di coppe. È come se ci fosse una sorta di desiderio di fare qualche cosa in più. Potrebbe essere una riunione, potrebbe essere una festa, potrebbe essere un, un nuovo pacchetto clienti, o come la sensazione che si vorrebbe qualche cosa in più oltre già a tutto quello che sta arrivando. Andiamo a vedere il giudizio. Cinque di bastoni, qui è come se mancasse una presa di visione consapevole, e 3, scusate, ruote della fortuna. Ragazzi, ma qui è una questione karmica, eh? Avete giudizio a ruota della fortuna e sacerdotessa. Sì, ho come la sensazione che ci sia un momento karmico che dovete vivere, cioè un passaggio obbligato che comunque probabilmente molti si sono guadagnati, o in questa vita o nell'altra vita, nelle altre vite. Però io qui ho la sensazione che ci sia come un qualche tipo di presa di consapevolezza che dovete avere in questo periodo. Tenete presente che io l'imperatrice l'ho sentita molto come un progetto, ma effettivamente potrebbe anche riguardare una partner, considerato che abbiamo anche il Papa, o la mamma, o la maternità se siete voi le mamme. Andiamo a vedere il 4 di Pentacoli. 10 di coppe, asso di coppe, regina di spade. Qui c'è come un voler proteggere qualcuno o qualcosa. Potrebbe essere proprio questo nuovo progetto. Vi dico, con la regina di spade è come se aveste bisogno di mettere come delle regole, come dei paletti. Probabilmente anche, siccome è un 4 di pentacoli, a livello economico o a livello di questioni pratiche, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Potrebbe anche essere legato a questo progetto, a questa idea che ho menzionato all'inizio. 4 di bastoni e forza. Qui ho come l'idea che grazie anche alla regina di spade e alla forza troverete, nonostante il momento di carenza di tempo, carenza di denaro, carenza di sicurezze, riuscirete nonostante tutto a trovare una sorta di stabilità, di tranquillità. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. La luna è un cavaliere di spade. Ho come l'idea, ragazzi, che lavorerete
per creare quest'unione familiare, per creare questa espansione. E vi dirò che avendo la sacerdotessa, questo vi darà la possibilità di vedere le cose che prima non riuscivate a vedere. Voglio un'altra carta per questa luna. 3 di spade, ancora una. È come se venissero a galla delle ferite, delle questioni del passato. Fante di pentacoli. È come imparare a vedere le cose da un altro punto di vista, secondo me. Vi dico, qui è come se doveste effettuare una sorta di cambio karmico. Cambio nel modo di vedere le cose. Credo che una delle cose che potrebbe un po' bloccarvi nel prossimo periodo o durante questo cambio, se vogliamo, o questa presa di consapevolezza, perché anche quello è un cambio di veduta, no? Prima la vedo in un modo, poi mi rendo conto di altre cose e cambio modo, cambio punto di vista. Ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di essere, di non essere all'altezza, di essere rifiutato, di non farcela portare a termine questo progetto o questo ideale. C'è come voglia di creare più gruppo, più unione. Fatemi sapere poi, ragazzi, come vi risuona nei commenti. Allora, terminiamo comunque con un 10 di coppe, quindi è una carta di una relativa quiete, come vi dicevo. È una carta di tranquillità familiare, tranquillità del gruppo. Andiamo a vedere Osho che cosa vi suggerisce. Il coraggio, che è la carta della forza. Sì, mi viene un po' da dirvi di andare avanti nonostante le avversità in questo caso. Rimandare. L'esistenza è afflizione. Vi dico, vi ricordate quando vi dicevo che qualcuno è come se volesse una seconda possibilità? È come se dovesse solo prendere il vostro coraggio e non rimandare più il vivere la vostra esistenza. Questo sono 4 di spade e un 9 di spade. Sento che qualcuno ha bisogno come di guarire qualche cosa per ricominciare. Quindi ci sta questo nuovo inizio, ci sta anche un po' di preoccupazione per come si evolve magari il gruppo, però vi dico, secondo me una volta che vi renderete conto di quello che avete sottovalutato o non visto anche con questo 4 di coppe, è come se ci fosse la possibilità di iniziare una nuova esistenza. Però come l'idea che a qualcuno dispiacerà un po' con questa carta. È come se ad un certo punto questo passaggio karmico, questo cambio, sì, dovesse essere fatto per dare il passo a questo mago, ma comunque c'è sempre un po' il pensiero rivolto al passato, no? Andiamo a vedere un koan per concludere la lettura. Mu. Questa carta a me piace particolarmente.
è una carta che in realtà non è una risposta. La traduzione letterale sarebbe ni, cioè è come un non è né sì né no la risposta alla tua domanda. È un po' la stessa energia della sacerdotessa fondamentalmente. Qui non si tratta del è giusto o sbagliato, non si tratta del... Cioè ragazzi, non si può cambiare il passato, ma si può cambiare il modo in cui si pensa al passato. Si elaborano i traumi, si cresce, si integrano le paure, tutto quello che ci è successo e da lì si riparte. Anche perché il passato è quello che ci ha forgiato. Mm? Fatemi sapere se vi risuona. È una stesa piuttosto spirituale, mi verrebbe da dire. Però ognuno di voi la applichi alla propria realtà. E se ragazzi mi scrivete un commento, a me fa piacere leggerli, così capisco un po' così dove vi risuona la lettura. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video, potete anche lasciare una piccola donazione se vi fa piacere. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure potete anche abbonarvi al canale. I video degli abbonati sono strutturati come se fossero una scuola, cioè parto da argomenti diciamo base per poi andare sempre un po' più in profondità e in questo periodo stiamo letteralmente sviscerando tutto quello che è i traumi, i blocchi, tutto quello che riguarda ogni singolo chakra, appunto per pulire tutto quello che non serve e migliorare la propria vibrazione al fine poi di manifestare la realtà che si vuole. Potete dare un'occhiata ai titoli, le playlist sono quelle lilla e i titoli si vedono. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!